Sì? Clienti? Ah, ma mi sembri nuova. Sì? Bene, bene, è proprio quello che cercavo. Monta? 5.000. Capirai, e che so? Monta, monta! Benvenuti nella Soffitta, il canale dedicato alle donne che hanno plasmato un'epoca d'oro del cinema italiano. Oggi ci immergiamo in un mondo di fascino, talento e sensualità, incarnato nella figura di una donna straordinaria, la regina delle regine della commedia più piccante, Edwige Fenech. Tutto ha detto 5.000. Chi? Ah, il tuo ragazzo. Ma se per 2 giorni di lavoro ti offrissero 400.000, Robertuzzo sarebbe Cocoso io. Volevo dire, Robertuzzo sarebbe contento, no? Parli poco, Edwige Fenech è uno di quei nomi che brillano nel firmamento cinematografico, una vera e propria costellazione che ha catturato l'immaginazione e i cuori di chi ama il cinema italiano. Ma c'è di più dietro ai ruoli, alle pellicole e alle pose seducenti di questa icona. C'è una donna che, con la sua presenza, ha contribuito a ridefinire gli standard di bellezza e di talento nel mondo dello spettacolo. Una donna che, con coraggio e tenacia, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico italiano. Immaginatevi, una bellezza esotica, occhi magnetici e labbra che hanno incantato schermi e cuori per decenni. Edwige è molto più di un volto bello e di un fisico perfetto. Nasce in una città algerina che in italiano si traduceva in Bona. C'era una gag che, una trentina di anni fa, la perseguitava e riguardava proprio la sua carta d'identità. Alla voce luogo di nascita compariva infatti la dicitura Bona, e a volte chi doveva trascrivere i suoi dati pensava che fosse uno scherzo, guardandola. Ma nessuno scherzo. L'attrice simbolo della commedia più audace all'italiana è nata davvero a Bonn, una città algerina che al tempo apparteneva alla Francia e che in italiano si traduceva appunto Bona. Oggi quella città si chiama Annaba, ma a testimoniarne il passato c'è l'accento francese di Edwige Fenech, le sue R arrotondate e la sua straordinaria bellezza esotica. Una donna che ha dovuto attendere la maturità per dimostrare di essere anche molto, molto intelligente. Ora, vorrete sapere tutto su di lei, vero? Non mi starei mica diventando una femminuccia per caso, eh? Io una femminuccia? Allora dormivo di là. E invece hai dormito nella vasca? Sì, ma ci si sta bene, ti assicuro. E poi, oggi come oggi, il poter risparmiare una camera da letto sono 30-40 mila lire al mese. Edwige Fenech è nata il 24 dicembre 1948. Suo padre era maltese e sua madre un'italiana di origine tunisina. A 16 anni vinse un importante concorso di bellezza, Lady France, che la spinse a tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo. Come molte future attrici, iniziò come modella, ma il suo è un volto che buca lo schermo, privo di quella freddezza tipica delle mannequin degli anni 60. Le sue labbra carnose e sensuali, i suoi occhi da gatta diventeranno un modello di riferimento per chi si sottoporrà ai ritocchini estetici negli anni a venire. Lei all'epoca non lo sapeva e quando diceva a tutti, sinceramente, di vedersi come una ragazza normale, non capiva quanto la natura, dotandola anche di un seno mozzafiato, l'avesse favorita. La vittoria a Lady France la portò a partecipare alla competizione superiore, Lady Europe, ed è lì che le venne offerto il suo primo ruolo da protagonista in Samoa, Regina della giungla. Era il 1967. Il film non sarà memorabile, ma diventerà un cult d'avventura e renderà il suo volto e il suo corpo riconoscibile. Da lì, una pellicola dopo l'altra. Il figlio di Aquila Nera, sempre del 1967. Il ruolo di Emma Bovary in Madame Bovary, 1969. Un adattamento del romanzo di Gustave Flaubert. E il film erotico Top Sensation, dello stesso anno. Negli anni 70 Edwige Fenech
È protagonista di molti gialli che mescolano crime ed eros, come 5 bambole per la luna d'agosto, del 1970, di Mario Bava, Lo strano vizio della signora Ward, 1971, Tutti i colori del buio, 1972, di Sergio Martino, Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer, 1972, di Giuliano Carmineo, e Nude per l'assassino, 1975, di Andrea Bianchi. Negli anni 70 Edwidge diventa la regina della commedia all'italiana più piccante, spesso in déshabillé. Il cinema d'autore è in crisi e questo genere sembra l'unico a incassare al botteghino. Eppure, coinvolge registi, maestranze e interpreti validissimi, e quei film tanto criticati diventeranno cult. Sono venuta a Bellignano perché non sapevo più come cavarmela, l'ho combinata grossa. Le ho lasciato. Io ho incontrato un altro uomo e ho perso la testa per lui. E se sono venuta qui a Bellignano è anche per stare più vicina a lui. Uno di Bellignano, eh? E chi può essere questo? Se non lo sai tu. Ma perché io dovrei saperlo? Un titolo con cui è identificata è Quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda e tutta calda, 1972, di Mariano Laurenti. Lei, inizialmente imbarazzata, si rifiutò di partecipare alla prima proiezione e lo vide solo anni dopo in VHS, scoprendolo più soft di quanto ricordasse. Celebri anche Giovannona Coscialunga, disonorata con onore, 1973, 40 gradi all'ombra del lenzuolo, 1976, e L'insegnante, 1975. La Pretora, 1976, la vede diretta da Lucio Fulci, mentre né La dottoressa del distretto militare, sempre del 1976, divide il set con Alvaro Vitali. Negli anni '80 Edwidge lavora in TV e conduce Domenica In, 1989-90, con la regia di Gianni Boncompagni. Nel 1991 affianca Andrea Occhipinti al Festival di Sanremo. Ma il colpo di scena arriva quando decide di lasciare la recitazione per diventare produttrice con la sua compagnia Immagine e Cinema. Tra i suoi successi c'è Il mercante di Venezia con Al Pacino. E poi sorpresa! Mentre gli anni passano e i suoi amori con Luciano Martino, Fabio Testi e Luca Cordero di Montezemolo riempiono le pagine dei giornali, gli italiani si chiedono: ma come fa a non invecchiare? Nel 2007 Quentin Tarantino, fan sfegatato dei suoi film, la convince a tornare sul set con Hostel, Part 2. Edwidge Fenech ha un figlio, Edwin, nato nel 1971, che oggi vive negli Stati Uniti. 5 anni fa l'ha resa nonna di una piccola che adora alla follia. Del padre non si è mai saputo nulla. Si diceva fosse Fabio Testi, ma lei ha sempre smentito. Insomma, un'icona che ha fatto la storia, un mix di talento, bellezza e determinazione. Ora voglio sapere la tua opinione. Scrivimi un commento e se il video ti è piaciuto lascia un like e non dimenticare di iscriverti alla Soffitta per non perderti i prossimi racconti sulle icone del cinema italiano. Cliccando sul video qui accanto potrai scoprire la storia di un'altra indimenticabile attrice. Alla prossima!